Una teoria sul significato di Twin Peaks parte dal concetto che la narrazione della serie sia come un codice e che ci sia una chiave per decifrare questo codice. La teoria sostiene che un punto importante è che secondo Lynch la televisione all'inizio degli anni 90 non aveva un buon equilibrio degli elementi negativi rappresentati rispetto a quelli positivi. Balance is the key. Balance is the key to many things. Ovviamente le teorie e le analisi su Twin Peaks sono a decine se non a centinaia. Io stesso nel tempo ne ho lette e seguite molte, ma in questo video vi parlerò di quella che ho trovato più assurda, però in alcuni punti è anche abbastanza convincente. È proprio questa teoria da cui sono partito che è stata esposta ormai diversi anni fa sul canale YouTube Twin Perfect e poi è stata commentata molto online, anche se non so se in Italia sia tanto conosciuta. I suoi video sono molto lunghi, infatti durano diverse ore, ma non so se avrebbero meritato tutto questo tempo per la teoria che espone. Infatti io vi farò un quadro molto più sintetico di quello che sostiene lui per farvi conoscere i punti salienti di questa sua interpretazione. Ma oltre a farvi conoscere questa teoria, commenterò anche quello che sostiene lui, dandovi un quadro penso più equilibrato a proposito di equilibrio della sua ipotesi. Parlando proprio di questa critica alla TV del tempo che dicevamo, Lynch pensava per esempio al fatto che ogni puntata con un delitto si risolveva con il colpevole che veniva trovato e che c'era una violenza televisiva che era stata resa facilmente consumabile per il pubblico. Il pubblico voleva domandarsi solo come avesse fatto l'assassino a uccidere la vittima per passare poi a un altro caso fregandosene di chi fosse veramente la vittima. Secondo Lynch la TV influenza lo spirito del tempo di una certa epoca e a sua volta ne viene influenzata. Quindi Laura Palmer era una sua risposta per ribilanciare questo modo di trattare i delitti in televisione. Qui avremmo assistito a come un'intera comunità reagisce a un episodio che la sconvolge. E il punto non avrebbe dovuto essere chi ha ucciso Laura Palmer, ma chi era Laura Palmer. Per questo Lynch ha abbandonato la seconda stagione di Twin Peaks quando i produttori hanno deciso di rivelare chi avesse commesso il delitto, anche se Lynch era contrario. Lui avrebbe voluto che il crimine rimanesse irrisolto, anzi era stato proprio pensato per rimanere irrisolto, per non essere come gli altri show di delitti del tempo. There is a depression after an answer is given. It was almost fun not knowing. Tanti degli interventi di Lynch su Twin Peaks dopo quella rivelazione sarebbero un commento di Lynch stesso alla scelta sbagliata di rivelare l'assassino di Laura Palmer, che ha reso lo show uguale a tutti gli altri con un delitto di quell'epoca solo per accontentare il pubblico. E adesso vedremo pure meglio come questa teoria si combina con gli elementi della serie. Secondo Twin Perfect, Twin Peaks è una serie TV che è consapevole di essere una serie TV che parla della TV. In pratica sarebbe un gigantesco metacommento di Lynch sugli show televisivi. Sarebbe un'opera di metafinzione, dove l'opera è consapevole del medium stesso, come in Deadpool, dove c'è spesso la rottura della quarta parete tra i personaggi e il pubblico, e Deadpool è consapevole di essere il personaggio di un fumetto o di un film. Alcuni personaggi famosi che hanno dei camei come David Bowie e Monica Bellucci dicono proprio di stare all'interno di un sogno, cioè sono loro stessi come attori che dichiarano al pubblico di essere all'interno di uno show di finzione. In Fuoco cammina con me Philip Jeffries, che è interpretato proprio da David Bowie, mette letteralmente in pausa il film per inserire una scena assurda. Anche le famose tende rosse di Twin Peaks richiamano direttamente il sipario che separa la vita reale dal palcoscenico e infatti anche nella serie fungono da passaggio tra il mondo di Twin Peaks e le logge, che stanno in una specie di dimensione intermedia che è un backstage dello show dove vengono rivelate infatti molte più verità metanarrative, proprio come nel backstage di un vero spettacolo. Da queste premesse deriva, secondo Twin Perfect, che i detective che compaiono in Twin Peaks come l'agente Cooper rappresentano il pubblico che deve risolvere il mistero, che in parte è esattamente anche quello che succede in tanti altri show mystery o investigativi. Penso che su questo punto abbia ragione, infatti Cooper nella storia conosce molte cose che non dovrebbe conoscere se fosse solo un personaggio, ma che noi conosciamo come spettatori. In Fuoco cammina con me per esempio sta cercando l'agente Desmond che è scomparso, ma non va dove un testimone gli indica. Invece va verso un'altra roulotte come guidato dall'istinto. In realtà noi spettatori abbiamo visto che l'agente Desmond è scomparso lì, è come se Cooper avesse a disposizione pure le nostre conoscenze.
All'inizio della terza stagione il gigante gli dice delle parole apparentemente senza senso, ma lui dice di capirle. Ricorda bene 4, 3, 0. Richter di Linda, 2 piccioni con una fava. Poi si scoprirà che sono effettivamente degli elementi presenti in delle puntate successive della stagione, quindi solo chi ha visto la stagione e sta facendo per esempio un rewatch potrebbe conoscerli. Praticamente è come se Cooper stesso avesse già visto l'intera stagione. Secondo Twin Perfect, anche i personaggi più misteriosi della serie potrebbero essere letti sotto questa lente di commento metanarrativo. Bob sarebbe il male che gli uomini fanno con lo scopo dell'intrattenimento, cioè il male di quella violenza facilmente consumabile che si vedeva sulla TV del tempo. Il fuoco rappresenterebbe sempre questa violenza televisiva a buon mercato, mentre Cooper stesso verrebbe posseduto da Bob alla fine della seconda stagione proprio perché rappresenta noi spettatori. Noi spettatori abbiamo commesso, secondo Lynch, il crimine di esserci voluti concentrare a tutti i costi sull'assassino di Laura Palmer e così siamo diventati noi stessi posseduti da Bob. Secondo Twin Perfect, Lynch considera pure il cinema superiore alla televisione, che è perfettamente in linea con il personaggio, e vuole comunicare che la televisione ha danneggiato la mente e l'anima delle persone, perché ha rotto un giusto equilibrio che c'era invece nel cinema. Il misterioso personaggio del gigante rappresenterebbe così proprio una specie di dio del cinema. Effettivamente il luogo dove sta nella terza stagione è proprio un vecchio cinema in bianco e nero. E nella terza stagione scopriamo che lui è il fireman, che dall'inglese si può tradurre sia come fuochista, che è quello che si occupa del funzionamento di generatori di vapore, sia come pompiere. Il pompiere è colui che combatte gli incendi e il fuoco, che come abbiamo appena detto è la violenza vuota della televisione. Nell'episodio 8 della terza stagione, che è praticamente un sogno lucido da guardare, vediamo pure la nascita di Bob e in risposta a questa nascita il gigante produce una sfera d'oro con dentro il viso di Laura Palmer. Laura Palmer ha a che fare con sostanze illegali, ma è anche gentile, si prostituisce ma aiuta i disabili, copre il suo fidanzato che commette un delitto ma porta il cibo agli anziani. Insomma è quel bilanciamento giusto tra luce e ombra, un personaggio realistico a cui noi spettatori dovremmo interessarci più che al suo assassino. Se Bob è il male di quella TV con la violenza facilmente consumabile, Laura Palmer è la risposta a quel male. In questo scenario Mike e il braccio che si è tagliato rappresenterebbero il dio della televisione. Effettivamente il personaggio di Mike è ispirato a uno show televisivo americano di grande successo degli anni 60 che si chiamava Il Fuggiasco e che andava avanti per tanti episodi proprio intorno a un mistero irrisolto come Twin Peaks. Mike si sarebbe tagliato il braccio proprio per rompere i legami con la violenza televisiva rappresentata da Bob. La misteriosa sostanza chiamata Garmonbozia, di cui si nutrono alcuni spiriti malvagi, viene definita direttamente in Twin Peaks come il dolore e la tristezza. Viene rappresentata come del mais in crema, che è un cibo tipico americano che si trova in diversi piatti pronti adatti proprio per guardare la TV. E però il mais si trova pure in un altro cibo tipico da film sicuramente più conosciuto pure per noi, cioè i popcorn. Secondo Twin Perfect, questa associazione ci dice che gli spiriti malvagi di Twin Peaks si nutrono del nostro piacere di spettatori di consumare scene violente con dolore e tristezza, mentre mangiamo tranquillamente davanti alla TV. La madre di Laura Palmer, che è stata completamente succube della violenza di Bob, effettivamente passa il suo tempo solo a vedere scene violente in TV e mangia solo questi cibi prepronti comprati al supermercato adatti per rimanere più tempo possibile a guardare la televisione. Per quello che vi ho detto fin qui, la teoria di Twin Perfect ha un suo senso. In particolare io sono d'accordo con il fatto che Twin Peaks voglia fare anche questa operazione di commento sul medium televisivo e cinematografico. Anzi è abbastanza spiattellato davanti a noi appunto già dalla residenza del gigante oppure dal sipario che separa le logge dal resto delle ambientazioni. In realtà era un'ipotesi che penso fosse stata fatta già prima di Twin Perfect da diverse persone. Altre cose della teoria di Twin Perfect invece mi sembrano spiegazioni abbastanza forzate e per questo la rendono molto più assurda. Fa un discorso molto lungo e elaborato sull'elettricità e sulle onde radio che servono per trasmettere il segnale TV. Lo fa per aggiungere delle prove al fatto che Twin Peaks stia parlando del medium televisivo, ma come dicevamo prima già c'erano degli indizi migliori per questo tema.
Poi sostiene anche che il caffè che Cooper beve avidamente per tutta la serie sia una specie di carburante per far andare avanti l'indagine. E arriva a dire che il personaggio di Philip Jeffries compare per questo motivo nella forma di una specie di caffettiera nella terza stagione. In realtà, da quello che so io, David Lynch stesso si è pentito di aver dato quella forma a quell'oggetto perché tante persone hanno preso in giro questa cosa. Lui stesso ha detto che avrebbe anche potuto realizzare quello che sembra un beccuccio come un elemento dritto, e in più quella non sembra proprio una caffettiera ma tutt'al più una teiera. Le forzature di Twin Perfect continuano con i famosi gufi, che la serie stessa ci dice che non sono quello che sembrano. Secondo lui rappresentano con un ragionamento abbastanza contorto la trama stessa di Twin Peaks, che viene veicolata dalle torri di trasmissione dell'elettricità, che tanto bene poi secondo lui ricordano proprio la forma di un gufo. Secondo Twin Perfect poi il cavallo bianco che compare a Laura Palmer sarebbe addirittura il bianco degli occhi di quando le persone si girano a guardare da un'altra parte, lasciando che il male si compia. Questa è una delle interpretazioni più forzate di un elemento simbolico che abbia mai sentito, infatti ci sono delle spiegazioni molto più semplici. Un cavallo bianco rappresenta simbolicamente gli incubi fin da un passato molto antico e lo troviamo così per esempio in una versione del celeberrimo dipinto del pittore Fuseli della fine del 1700. E in inglese la parola nightmare è anche un gioco di parole con il significato di cavallo notturno. Quindi nella serie si spiegherebbe molto più facilmente come il messaggero di un incubo che sta per manifestarsi, visto che è esattamente lui stesso una visione. Twin Perfect torna più in carreggiata quando parla della terza stagione che è uscita ben 26 anni dopo rispetto alle precedenti. Secondo lui è stata direttamente un modo per David Lynch per darci un Twin Peaks svuotato e per criticare così direttamente il pubblico che ha voluto che il mistero di Laura Palmer venisse risolto e che ha voluto riportare in vita la serie con una terza stagione dopo un quarto di secolo. Nonostante ce lo vedo Lynch che critica direttamente noi spettatori, mi sembra il tipo, secondo me la terza stagione contiene più che altro una critica all'effetto nostalgia nelle serie degli anni 2010. Sulla linea di quello che abbiamo detto prima, come la serie degli anni 90 commentava la TV di quel tempo, questa più recente commenta un panorama televisivo molto cambiato. In effetti nella terza stagione vediamo l'agente Cooper che per tantissime puntate deve ricordare chi era tramite dei riferimenti alle stagioni precedenti, che praticamente è una critica al fanservice per gli appassionati delle vecchie stagioni. La tecnologia di Twin Peaks sembra essere rimasta ferma in alcuni casi agli anni 90 e il personaggio di Audrey rievoca una famosa scena in cui ballava pur essendo ormai molto più anziana. Nell'ultimissima puntata Cooper si domanda pure che anno sia, come a far intendere che il tempo viene modificato in un modo sbagliato da questa rievocazione nostalgica. Mentre la stessa Laura Palmer sembra ancora viva, ma non è più la Laura Palmer che abbiamo conosciuto, invece è un altro personaggio. Quando i due vanno alla casa che nella serie degli anni 90 rappresentava la casa di Laura Palmer, gli apre la porta pure la vera proprietaria nel mondo reale di quella casa ai giorni nostri. Anche questa è una rottura della finzione, un commento sul rapporto tra la realtà fittizia della serie e il nostro mondo reale. Un rapporto che viene rappresentato come chiaramente traumatico per i personaggi, che è come se realizzassero definitivamente di aver fatto parte fino a quel momento di uno show. Quindi penso che la teoria di Twin Perfect, pur essendo a prima vista molto strana, abbia messo in luce alcuni aspetti importanti che ci sono veramente in Twin Peaks e sia valida per capire alcune cose, anche se molte volte lui si è spinto all'eccesso nel provare a interpretare tutto. Twin Perfect nella sua teoria volutamente non tiene neanche in considerazione dei libri di Mark Frost, che sono un po' un universo espanso di Twin Peaks. È vero che non sempre sono stati considerati veramente attendibili come fonte dal pubblico per quello che la serie vuole raccontare, però Mark Frost è comunque il coautore della serie, quindi avrà avuto almeno una voce in capitolo su diverse scelte. Penso pure che sia una serie dove sono stati inseriti tanti misteri e tante scene assurde solo per tenere alta la curiosità dello spettatore, senza pensare per forza a una reale spiegazione precisa. Che poi è anche quello che Lynch stesso avrebbe voluto fare addirittura con il mistero centrale della serie, cioè la morte di Laura Palmer, quindi è tutt'altro che improbabile. Oggi questo verrebbe considerato più spesso un difetto in varie altre serie e un sistema di mystery box che non porta da nessuna parte.
Lynch stesso è famoso per usare comunque una narrazione surrealista che si basa sul linguaggio delle libere associazioni dei sogni. Quindi non penso che tutto in Twin Peaks possa avere una spiegazione lineare, assolutamente no, in alcuni casi neanche simbolica. Comunque io stesso, pur avendo apprezzato questa teoria di Twin Perfect per l'analisi sugli aspetti metanarrativi e molto meno per tantissime altre forzature, oppure almeno un'altra strada di interpretazione diversa dei riferimenti di Twin Peaks, che penso possa essere interessante. Se vorreste saperle, vorreste che riparlassi di Twin Peaks in futuro, iscrivetevi al canale da questo video e lasciate un commento con le vostre idee. È il modo migliore per farmi sapere che il video vi è veramente piaciuto e che siete interessati all'argomento. Io stesso non vedo l'ora di leggere pure le vostre teorie, e quindi vi aspetto nei commenti.